Ciao a tutti! Oggi voglio iniziare questo video con una domanda. Ma esattamente che cos'è questo dispositivo che ho tra le mani? Si chiama BTR15 ed è prodotto da FiiO, azienda che abbiamo già visto un paio di volte qui sul canale, e voglio ringraziare anche questa volta PlayStereo, che è il distributore di FiiO per l'Italia e che mi ha mandato questo sample in prova. Avete intuito che cos'è? In poche parole non è facile da spiegare, ma posso dirvi che è molto interessante e prima di capire meglio cosa è in grado di fare e quali sono le sue caratteristiche, vediamo che cosa troviamo in confezione quando lo portiamo a casa. Dunque, nella confezione troviamo il prodotto misterioso oggetto della recensione, un manuale utente ben rifinito in diverse lingue, italiano incluso, un piccolo cavetto USB-C USB-C di circa 10 cm e un adattatore USB-A USB-C. Completa la dotazione una custodia a clip per agganciare il BTR15 nella cintura dei pantaloni, a uno zaino e così via. Non voglio cercare di mantenere troppo a lungo il segreto, visto che basta una semplice ricerca su Google per capire cos'è il BTR15, per cui svelo subito l'arcano. Questo oggetto è un DAC, ma non un semplice DAC come quelli che abbiamo già visto nei mesi scorsi, bensì uno che ha anche, e sottolineo anche, la connettività Bluetooth, e più tardi vi spiegherò in dettaglio tutti gli usi che ne possiamo fare, ma prima due parole su come è fatto. Le dimensioni e il peso sono contenuti, stiamo parlando di 7,2 x 3,3 x 1,21 cm e un peso di 36 grammi. Sia la parte frontale che quella posteriore sono in plastica lucida, che tenderà per forza di cose a trattenere molto le impronte. La scocca è invece di alluminio, in questo caso di colore blu, molto bello visto dal vivo. Nella parte inferiore abbiamo la porta USB-C per la ricarica, ma non solo per la ricarica, e a breve vi dirò di più. Nella parte superiore abbiamo i classici ingressi per le cuffie cablate, sia da 3,5 che da 4,4 mm. Sul sinistro non abbiamo nulla, mentre sul destro troviamo un microfono e il pulsante di accensione, un pulsante per dare il comando di OK o di invio, se lo vogliamo paragonare a una tastiera, il bilanciere del volume e il selettore delle modalità. Nella parte frontale c'è poi un piccolo schermo di poco meno di un pollice, monocromatico, solo bianco, che mostra il livello del volume, lo stato di carica della batteria, l'eventuale codec utilizzato o comunque la qualità della sorgente audio che stiamo utilizzando, e di nuovo il livello del volume ma sotto forma di barra orizzontale. Infatti, se lo alzo o lo abbasso, vedete che questa barra si muove verso destra o verso sinistra. Se teniamo premuto per qualche secondo il pulsante di accensione, entriamo nel menu del BTR15. La prima, CHGPR, significa Charging Protection. In pratica potete attivare la protezione della batteria, che verrà ricaricata fino all'80% per allungarne la vita utile. Di default questa impostazione è disabilitata. Abbiamo poi la possibilità di modificare il guadagno, ovvero l'amplificazione del segnale, su tre livelli: low, medium e high. Dal menu Filter e EQ vi parlerò meglio quando vedremo l'applicazione a corredo, mentre del Car Mode vi dirò in dettaglio nella sezione dedicata alle modalità di utilizzo del BTR15. Insomma, abbiamo a disposizione delle scorciatoie che, senza dover aprire l'app, permettono di modificare il comportamento del dispositivo. Infine possiamo cambiare la lingua tra inglese e cinese e controllare la versione del firmware installata. E a proposito di firmware, l'aggiornamento è proprio una delle funzioni a disposizione nell'app per iPhone e Android, che si chiama FiiO Control. Una volta installata e configurata dalla schermata principale, possiamo vedere lo stato di carica della batteria, modificare il timeout per mandare in stand-by il dispositivo se non sta facendo nulla, e dall'apposita lista selezionare o escludere la decodifica di alcuni codec, ma tenete sempre presente che su iPhone avrete a disposizione il solo AAC. Tornando alla pagina principale, è poi possibile definire il modo con il quale avanzare di una traccia, se tenendo premuto o facendo doppio clic sul bilanciere del volume, come far apparire il menu se mantenendo premuto o con il doppio clic sempre sul pulsante di accensione, e infine se lo schermo dovrà accendersi per ogni pulsante premuto o per il solo pulsante di accensione. Nella seconda schermata abbiamo accesso alle equalizzazioni,
le stesse che è possibile impostare dal dispositivo stesso, ma qui dobbiamo prima abilitare la funzione tramite l'apposito switch e a seguire possiamo toccare il pulsante di sinistra per accedere alla lista di equalizzazioni a disposizione o sul pulsante Advanced per modificare una delle 3 personalizzabili a disposizione. Nella terza schermata possiamo poi impostare i volumi, il bilanciamento dei 2 canali destro e sinistro e alcuni parametri circa le compensazioni di alcune armoniche. L'ultima schermata è una guida rapida ai pulsanti, alle operazioni che è possibile fare e scorrendo verso il basso abbiamo accesso ad alcune informazioni aggiuntive che ci consentono di usare al meglio il BTR15. Per finire, dal menu in alto a destra vediamo la versione del firmware installata, abbiamo la possibilità di controllare la presenza di nuovi aggiornamenti o di resettare parzialmente o totalmente il dispositivo. Il FiiO BTR15 è certificato iRes Audio e iRes Audio Wireless, quindi possiamo utilizzarlo per sfruttare al meglio anche la trasmissione dalle applicazioni di streaming che offrono tracce audio con un bitrate più alto. Supporta il codec LDAC e anche i codec aptX, aptX HD e aptX Adaptive, cosa che però non gli consente di avere stranamente la certificazione Snapdragon Sound, cosa che è piuttosto strana visto che sul portale di Qualcomm questo dispositivo non compare, o almeno non compare finora. In pratica potrete però utilizzare tutto ciò che vi passa per la testa, o meglio tutto ciò che avete a disposizione, file FLAC, MP3 ad alto bitrate o applicazioni come Tidal o Qobuz con formati lossless. Al suo interno infatti ci sono 2 DAC, uno che si occupa della trasmissione via Bluetooth e supporta i codec LDAC, aptX e AC fino a 96 kHz 24 bit e il secondo che si occupa della trasmissione via cavo e supporta i formati PCM, DSD 256 e MQA fino a 384 kHz 32 bit. Per quelli di voi interessati alle specifiche tecniche, qui di lato trovate tutte le informazioni più rilevanti. Per finire abbiamo una batteria di 550 mAh che ci permette di farlo lavorare ininterrottamente per 6 ore, 6 ore e mezza. A questo proposito considerate che lo schermo sta acceso qualche secondo e poi si spegne, quindi il consumo di questo elemento è irrilevante, mentre tanto dipende dal codec Bluetooth utilizzato oppure dalla potenza richiesta delle cuffie cablate per poter essere pilotate degnamente dal BTR15. E veniamo alle modalità con cui possiamo utilizzare questo BTR15. In totale ci sono 3 modi diversi che ora procedo a spiegarvi in dettaglio, con il supporto di immagini o video. La prima modalità è quella Bluetooth. Spostate quindi il selettore in posizione centrale, prendete uno smartphone e dalle impostazioni Bluetooth cercate il BTR15 ed eseguite la normale procedura di accoppiamento. In questo modo lo smartphone manderà il segnale audio al DAC e potrete ascoltare la vostra musica preferita tramite cuffie o auricolari con il cavo. Però prestate bene attenzione a questo passaggio, ripeto, solo cuffie o auricolari con il cavo. In questa modalità il nostro BTR15 funzionerà quindi da ricevitore del segnale da un altro dispositivo e utilizzerà il codec della sorgente audio. Se lo smartphone ad esempio implementa il codec LDAC, lo manderà in questo modo e il BTR15 userà il codec LDAC. Se lo smartphone ha l'aptX, userà l'aptX e così via. In pratica non ci sarà alcuna ricodifica del segnale, il BTR15 non è in grado ad esempio di ricevere la codifica AAC e rimandarla in LDAC. Non funziona in questo modo. La seconda modalità è quella phone, quella telefono. Spostiamo il selettore su phone, colleghiamo il BTR15 via cavo al nostro smartphone e possiamo ascoltare musica sempre via cavo. In questo caso, attenzione, stiamo usando la batteria interna del DAC. Quando si scarica dobbiamo smettere di ascoltare e procedere a ricaricare. La terza modalità è quella PC. Questa è praticamente identica alla modalità phone, solo che invece di collegarle ad uno smartphone le colleghiamo ad un PC o ad un Mac. Ascolteremo sempre musica via cavo, ma in questo caso useremo la batteria del PC e non scaricheremo quella interna del DAC. C'è poi un'ultima modalità, o per meglio dire funzione, che è quella chiamata Car Mode e che, come abbiamo visto prima, va abilitata dal menu. Una volta abilitata, infatti, colleghiamo il BTR15 ad una porta USB dell'auto, del PC, dello smartphone e questo partirà da solo non appena riceve energia o rileva la connessione.
Questa funzione può essere abilitata in tutte e tre le modalità che vi ho descritto prima e in auto potreste per esempio collegare il BTR15 al vostro infotainment e ricevere il segnale da lì, ma occhio alla sicurezza quando siete alla guida. Quando lo collegate via Bluetooth ad un dispositivo, ad esempio anche in auto, il BTR15 diventa poi a tutti gli effetti un telecomando del dispositivo stesso. Attraverso i pulsanti potete per esempio avviare l'assistente vocale, accettare o rifiutare una chiamata, parlare tramite il microfono integrato e tanto altro che non vi racconto, se no facciamo notte. Comunque trovate tutto nel manuale online. Ancora solo una nota circa la modalità PC. Se lo collegate ad un Mac non dovete installare alcun driver, viene riconosciuto da solo e via. Se lo collegate ad un PC Windows potreste avere bisogno di installare un driver in base alla modalità UAC 1.0 o 2.0 che avete selezionato, ma vi lascio comunque il link in descrizione da dove scaricare il driver e dove trovare tutte le informazioni necessarie. Dal punto di vista sonoro il BTR15 si comporta molto bene, visto che restituisce un suono piuttosto neutro senza accentuare alcuna gamma di frequenze. In questo modo potrete godervi la vostra musica preferita senza che questa venga snaturata dalle caratteristiche del DAC, ma anzi enfatizzando le qualità dei vostri auricolari o cuffie cablati. I bassi sono neutri, precisi e con una certa rapidità e buona qualità, ma dove il BTR15 dà il meglio di sé è sui medi e gli alti. In queste due gamme di frequenze la qualità percepita è maggiore rispetto ai bassi, con una pulizia e appunto una qualità che è difficile trovare in un prodotto di questa fascia di prezzo. Certo, tanto dipende da che cosa utilizzate per ascoltare musica, ma sia la parte cablata che quella Bluetooth offrono una qualità paragonabile, tanto che in questo caso mi sento di affermare che ascoltare la stessa traccia audio con un paio di in-ear monitor e il BTR15 collegato via Bluetooth o via cavo produce alla fine quasi lo stesso risultato in termini di qualità percepita e relativa soddisfazione. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro un riepilogo delle caratteristiche del FiiO BTR15. Questo è un prodotto polivalente che è adatto a chi cerca la massima flessibilità possibile. Qui avete la possibilità di sfruttare il prodotto al meglio sia tramite una connessione via cavo che via Bluetooth e questo è un vantaggio non di poco conto, soprattutto se consideriamo che in quest'ultimo caso abbiamo a disposizione praticamente tutti i codec a più alto bitrate, tra cui LDAC e la famiglia aptX. Di contro, ovviamente, non posso non ricordare come in alcune modalità il dispositivo userà la propria batteria interna per non gravare, per esempio, sullo smartphone. Ecco, in questi casi dobbiamo ricordarci di ricaricare un altro dispositivo. Penso che questo sia l'unico svantaggio da considerare perché poi la costruzione e i materiali sono ottimi, il piccolo display non è fondamentale ma aiuta e il peso e la trasportabilità sono quasi irrilevanti. Tutto bellissimo quindi, ma voglio ancora lasciarvi uno spunto di riflessione. Se la scimmia del compra-compra sta bussando sulla vostra spalla, fermatevi un attimo a valutare come vorreste utilizzarlo. Se solo via cavo, secondo me non ne vale la pena. Ci sono altri DAC che non hanno bisogno di essere ricaricati e offrono le stesse prestazioni, come il Fosi DS2 che abbiamo visto sul canale o l'Ifi GoLink Max che spero di portarvi nelle prossime settimane. Se invece lo usereste anche in Bluetooth in accoppiata ad un buon telefono, allora probabilmente è perfetto per voi, considerando che trovarlo online ad un prezzo che varia dai 110 ai 130 euro e che non si discosta molto da altri DAC di fascia media, ma che funzionano solo via cavo. Se la scimmia del compra-compra ha preso il sopravvento e siete interessati, trovate il link per l'acquisto in descrizione. Bene, anche per questa settimana è tutto, spero di essere riuscito a raccontarvi le qualità di questo BTR15 che, devo dire, mi ha sorpreso per tutte le modalità di uso che offre. Come sempre vi invito a dire la vostra attraverso i commenti al video e se ancora non lo avete fatto ad iscrivervi al canale e a mettere un link al video. A voi costa poco, ma per me è un grande aiuto a far conoscere sempre di più il canale e di conseguenza a farvi scoprire sempre più prodotti interessanti. Per il momento, grazie a tutti, alla prossima!